Ciao amanti della pizza, io sono Gigio e benvenuti in Casa F1, la mia nuovissima serie in cui finalmente esplorerò insieme a voi il mondo dei forni elettrici F1 per pizza, ma non solo. Perché nel corso della serie prepareremo insieme pizze e lievitati in generale, ma anche cose decisamente inusuali per queste tipologie di forno. Nella puntata di oggi darò il benvenuto al più famoso dei forni per pizza della F1, sto parlando del P134H509 della serie Easy Pizza, in una versione aggiornata rispetto al P134H che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli ultimi anni. Il top dei forni elettrici va provato sicuramente con il top delle pizze, per cui nel corso della puntata proverò a riprodurre una delle pizze più famose ma anche più buone del maestro Franco Pepe. Sto parlando della pizza scarpetta. Rispetto alla versione precedente, il P134H509 ha mantenuto alcune delle caratteristiche fondamentali, come ad esempio la porta fredda con sistema a triplo vetro, con quello esterno intermedio in vetro temperato e quello interno ceramico, che insieme alla guarnizione garantiscono un ottimo isolamento e anche protezione per chi usa il forno. La camera di cottura è in acciaio inox ed è in grado di cuocere una pizza fino a 34 cm di diametro. I controlli sono meccanici, i pedini regolabili, con una maniglia ergonomica in acciaio inox. Come suggerito dal nome, il forno può arrivare fino a 509 gradi di temperatura grazie alla resistenza superiore da 2100 watt e da quella inferiore da 900 watt, oltre ai due termostati per il controllo separato da appunto 509 gradi. Nonostante il forno P134H fosse già un ottimo forno, gli ingegneri della F1 hanno preso nota di tutti i suggerimenti e consigli dati dai pizzaioli amatoriali, realizzando così questa nuova versione che presenta delle novità davvero interessanti. E cominciamo dalle resistenze corazzate, che sono state completamente ridisegnate. Rispetto alla versione precedente, queste assicurano una maggiore uniformità e accuratezza in fase di cottura. Ovunque posizioneremo la pizza, otterremo sempre dei risultati uniformi. Un'altra novità, che sembra soltanto un particolare estetico grazie alla bellissima serigrafia ben in vista, ma non lo è, riguarda proprio la parte superiore del forno, che presenta un deflettore in acciaio che assicura una protezione termica sulla parte superiore del forno. In pratica, quando aprite lo sportello, i vapori a 509 gradi verranno deviati dal deflettore, quindi non colpiranno la parte superiore del forno, mantenendolo quindi ad una temperatura sufficientemente bassa per evitare delle ustioni. La ventilazione del forno ora presenta una griglia aerodinamica per il raffreddamento laterale, proprio come succede con i modelli superiori tipo il Garatron, e con questo nuovo sistema il flusso dell'aria è stato ottimizzato per un raffreddamento del rivestimento esterno notevolmente più efficace. Un'altra novità importantissima è quella relativa al redesign del portalampada interno del forno, che in passato ha dato più di un grattacapo a qualche persona. In questa nuova versione, infatti, il portalampada rettangolare presenta una sporgenza molto limitata, assicurando quindi una maggiore mobilità e spazio all'interno della camera di cottura. Quindi avremo più spazio per le nostre teglie, oppure più semplicemente per posizionare le pizze senza badare troppo all'ingombro del portalampada. Altra novità molto interessante è rappresentata dal pannello di comandi ampliato, con questo effetto vetro, con le manopole serigrafate e pulsanti di accensione LED. La regolazione del forno è stata decisamente semplificata e la lettura della temperatura è ora molto più accurata grazie ai livelli di temperatura serigrafati. La qualità dell'acciaio è ora di livello premium, quindi non solo adatto alle alte temperature come ci si aspetta da un forno del genere, ma anche una grandissima resistenza dell'acciaio inox con maggiore resistenza alla corrosione. E infine troviamo le serigrafie laser frontali con il nome del modello, che donano un tocco molto futuristico al forno. Cosa molto importante, il forno viene fornito sia con la classica pietra refrattaria standard da usare per la pizza in teglia, per la pizza alla pala, la pinza o la focaccia, e sia con il biscotto ventilato da 3 cm, ideale per la cottura della pizza napoletana da cuocere in 90 secondi. Prima del primo utilizzo il forno andrà rodato e il rodaggio dovrà essere fatto sia con la pietra refrattaria che con il biscotto. In entrambi i casi la temperatura dovrà essere portata a 150 gradi. Una volta raggiunta questa temperatura di entrambi i termostati, si potrà passare a 250 gradi. Una volta raggiunti i 250 gradi si potrà infine passare alla temperatura massima. Per quanto riguarda invece il biscotto, prima del rodaggio sarà importante ripulirlo con uno straccio bagnato per eliminare la polvere della lavorazione. Per quanto riguarda l'impasto, ne faremo uno al 70% di idratazione, mezzo chilo di farina, che dovrà essere di media forza, quindi non più di 12 grammi di proteina o 200-210 di WB. Poi, se vi ritrovate anche della farina più rustica, tipo che ne so, un integrale o una farina simile, aggiungetene un cucchiaio
a quella di media forza. Questo permetterà di imitare quel sapore tipico dell'impasto del maestro Franco Pepe. Poi pesate 350 g di acqua fresca, 0,65 g di lievito secco se usate il secco, altrimenti 1,95/2 di lievito fresco, ed infine 10 g di sale. Con questo impasto otterrete 4 panetti da 200 g e la pezzatura non è casuale, infatti è proprio quella suggerita dal maestro Franco Pepe per equilibrare i grassi con i carboidrati. Visto che il maestro Pepe impasta a mano, anche noi in qualche modo impasteremo a mano, o meglio, non impasteremo affatto perché utilizzeremo la tecnica no knead. Versate la farina in un contenitore, aggiungete il lievito, mescolate, aggiungete poi il sale, mescolate ancora e poi versate tutta l'acqua. Ora, utilizzando un cucchiaio di legno, un leccapentola o la mitica frusta danese, cominciate a mescolare il tutto. L'impasto deve rimanere molto grezzo e dovete assicurarvi di raccogliere tutta la farina dal fondo e che sia perfettamente incorporata nella massa. La massa deve rimanere così molto grezza, non deve essere lavorata, e a questo punto dovete semplicemente coprire l'impasto e metterlo in frigo. L'impasto dovrà stare in frigo almeno 12 ore e necessiterà di 4 ore e mezza fuori dal frigo a temperatura ambiente prima di essere poi steso e cotto. A questo punto prendete l'impasto ed effettuate la laminazione. Una volta finita la laminazione ed effettuata la pirlatura, copriamo l'impasto per farlo riposare ulteriori 15-20 minuti. A questo punto l'impasto sarà pronto per essere porzionato in palline da 200 grammi. E da questo momento in poi le palline avranno bisogno di 4 ore per lievitare. Cominciate col grattugiare 100 g di grana padano. Versate 100 g di panna fresca in un pentolino e mettetelo a riscaldare. Non portate la panna in ebollizione e quando avrà raggiunto la temperatura di circa 50-60 gradi, potete misurarlo con il pirometro del forno, potete cominciare a versare il grana padano. Mescolate con un leccapentola e quando il grana padano si sarà sciolto aggiungete pepe a piacere. Fate raffreddare questo composto e una volta arrivato a temperatura ambiente potete riporlo in frigorifero. Per realizzare il sugo che ha reso famosa la pizza scarpetta del maestro Franco Pepe avremo bisogno di circa 140 g di pomodori datterini, molto basilico, di circa 25 g di grana padano, origano, quanto basta, sale e olio. Con una frullatore di immersione poi tritate il tutto. Lasciare scolare i pomodori per circa una mezz'oretta o per il tempo necessario affinché non vi sia più acqua e quando avrà raggiunto questa consistenza da polpa potrete riporlo in frigorifero. Per questa tipologia di pizza alla Franco Pepe è molto importante fare una cottura più lenta e ad una temperatura non come quella di una pizza napoletana. Ho selezionato 400 gradi per la resistenza superiore e 200 gradi per quella inferiore, però il biscotto misurerà quasi 380 gradi perché si riscalderà anche grazie alla resistenza superiore. La preparazione della pizza è molto semplice, si comincia con la fonduta di grana padano che funge da pomodoro perché va messa su tutto il disco di pasta. Si aggiungono poi delle fettine di mozzarella di bufala per poi andare in cottura. A fine cottura poi si aggiungerà la polpa di pomodoro, delle scaglie di grana ed infine il basilico liofilizzato. Beh, e non vogliamo provare questa pizza e vedere se si avvicina alla scarpetta del maestro Franco Pepe? Come morbidezza direi che ci siamo, è incredibilmente morbida e lui dice che bisogna fare così, in questo modo. Mamma che buona, ci assomiglia davvero tanto, veramente buona. Il maestro Pepe dice di fare la scarpetta. Prima che mi finisca tutta la pizza volevo ricordarvi di cliccare il link qui in basso in descrizione per accedere allo store F1 e di utilizzare il codice sconto GIGIO10 per ottenere uno sconto esclusivo del 10% su tutti i prodotti in vendita sullo store. Quindi andate perché troverete sicuramente qualche cosa che fa il caso vostro. Nel caso in cui il forno dei vostri desideri non sia compatibile con le vostre finanze attuali, esiste anche una modalità di pagamento rateale, anzi ce ne sono due, quella classica con busta paga molto flessibile e quella in sole 3 rate per la quale basta semplicemente avere una carta di credito. Grazie se siete arrivati fino a questo punto, ciao e alla prossima puntata!